Ah, lo dicevo prima. Buonasera a tutti e tutte, benvenuti al quinto episodio di Space Talk. Durante questi talk abbiamo toccato vari argomenti ed oggi parleremo di abitare attivamente, autocostruzione e moltissimi altri temi insieme a Sara Parlato e Laura Pommella. Io sono Samantha Sinistri, sono un'architetta e sono membro attivo di H0, che è una delle associazioni partner di questa iniziativa. E invece sono molto felice di presentarvi le mie due ospiti di oggi, che sono Sara dal Brasile, anche lei architetta e ricercatrice, membro fondatore e vicepresidente di H0, con esperienza accademica in Italia e attualmente appunto in Brasile. Mentre invece Laura Pommella è architetta e fondatrice dello studio di progettazione FTARC Lab, e nonché membro fondatrice di Area Familiare per l'Autocostruzione, che è un'associazione italiana che accompagna gli autocostruttori e che ha contribuito a stimolare l'emanazione di una delibera di giunta regionale in Toscana, di cui parleremo più tardi, molto importante per la normativa italiana. Dunque, oggi parleremo ancora una volta della casa e dei luoghi dell'abitare. Negli ultimi mesi l'emergenza sanitaria mondiale ha riportato al centro dell'attenzione lo spazio domestico, che si è trasformato nel teatro e nel palcoscenico di tutte le attività del vivere del quotidiano. Quindi questo imperativo diffuso del restate a casa ha evidenziato ancora una volta le disparità delle condizioni abitative in Italia, e l'incontro di oggi ci dà modo di fare, a mio avviso, interessanti parallelismi anche con realtà appunto geograficamente molto lontani dalla nostra. Infatti, diciamo che se il concetto di casa è pressoché simile in tutte le parti del mondo, la sua conformazione, il modo e i materiali in cui è costruita e la sua dimensione cambiano sicuramente in base sia alla latitudine che all'estrazione sociale ed economica di chi la vive o la possiede. In quest'ottica la pratica dell'autocostruzione infatti trova le sue primissime ragioni proprio nell'esigenza di assicurarsi il diritto fondamentale alla casa. E in tempi più recenti, nel cosiddetto nord del mondo e sicuramente anche in Italia, si è diffusa e si è evoluta, intercettando anche in maniera consapevole delle istanze ambientali, sociali e si potrebbe dire anche politiche. Mi sembra interessante approfondire oggi i punti di contatto appunto tra l'esperienza italiana e quella delle città brasiliane, senza voler esplorare troppo un paese così vasto, però sicuramente Sara insomma potrà parlarci dell'esperienza delle più grandi e importanti metropoli del Brasile, e la potremo sicuramente confrontare invece con il contesto sia cittadino che anche probabilmente rurale italiano. E quindi diciamo queste esperienze di autocostruzione derivano sicuramente da condizioni e contingenze molto diverse tra loro. Quindi da una parte ci sono gli insediamenti spontanei e dall'altra invece i cantieri di area familiare, ai quali si avvicina un cittadino più consapevole del ceto medio, sicuramente diverso invece dal cittadino che si accinge all'autocostruzione in Brasile, che porta spesso a risultati che rispondono solo ad alcuni dei bisogni primari che dovrebbe invece che dovrebbero riconoscersi in un'abitazione. Quindi sicuramente possiamo a questo punto definire un po' che cosa si intende per autocostruzione e grandi linee, ma poi sicuramente le nostre ospiti insomma mi correggeranno se sto sbagliando. Quindi autocostruzione, fino adesso ho parlato appunto di case perché nella maggior parte dei casi interessa dei privati che possiedono o in altri casi altre latitudini occupano, capita anche questo, terreni periurbani o rurali,
e che realizzano quindi la propria abitazione in maniera indipendente senza rivolgersi a ditte specializzate di settore. Quindi possiamo dire che in questo senso nell'immaginario collettivo l'autocostruzione assume sicuramente dei tratti quasi anarchici. Dunque la mia domanda a riguardo, che rivolgo a entrambe, la primissima e forse quella che ci preme di più in quanto tre architette, qual è il ruolo dell'architetto in questo processo? Quindi l'architetto è l'artefice, il deus ex machina, è un facilitatore, un mediatore, un mero tecnico? Non so se potete darci delle delucidazioni al riguardo. Chi parla per primo? Allora, io prima di tutto vorrei ringraziare per l'invito, che ritengo questo dibattito sia molto interessante e soprattutto sono contenta di poter un minimo portare la mia esperienza nel campo degli insediamenti informali in Brasile, la ricerca che appunto sto facendo da poco più di un anno, da 1 anno e mezzo circa. E fondamentalmente questa domanda è molto interessante, nel senso che io credo che per fare un riparo, un semplice riparo, lo può fare un architetto, lo può fare un abitante, lo può fare un po' chiunque. Per fare un'architettura credo che l'architetto e l'abitante siano indispensabili l'uno all'altro, perché l'architetto non deve creare il rifugio, ma deve esaminare le esigenze degli abitanti e cercare con lui la migliore soluzione possibile. Detto questo, ci sono parecchie cose da considerare nel caso brasiliano, nel caso delle favelas, considerando che le favelas sono una situazione molto particolare perché sono quartieri non progettati, quindi ha senso calare un progetto dall'alto nel momento in cui si tratta di situazioni molto particolari, in cui c'è un continuo costruirsi, un continuo evolversi della città, della favela. Quindi io credo fondamentalmente che l'architetto è fondamentale, cioè non credo che l'architetto non servi, perché fondamentalmente l'architetto è colui che può trovare delle soluzioni funzionali, ma sono sicura che il sapere dell'abitante, le sue esigenze sono fondamentali non solo per costruire una coscienza all'interno dell'individuo architetto, ma soprattutto per riuscire ad avere un progetto, un prodotto che sia realmente funzionale, che sia realmente anche rispettoso della tradizione, della cultura dell'abitante. Detto questo, io volevo introdurre anche il concetto di casa adeguata. Cos'è una casa adeguata? Proprio per il fatto che non si tratta di ripari, non si tratta di un rifugio per ripararsi dal freddo e dal vento e basta, si tratta di avere una casa che sia degna. In Brasile si dice moradia digna. La casa adeguata praticamente viene definita da questo commentario del Comitato per i diritti economici, sociali e culturali, che praticamente è un organo di esperti che controlla l'attuazione del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, che era un trattato delle Nazioni Unite del 66 che viene assunto dal Brasile soltanto nel 92. E fondamentalmente la casa adeguata viene definita secondo 7 punti. Ci deve essere la sicurezza legale dell'abitazione e quindi la sicurezza anche la tutela, una sicurezza che garantisce la tutela legale in caso di sfratti, in caso di minacce, in caso di espulsione, l'esistenza di servizi, materiali e infrastrutture, la capacità di pagamento, quindi deve essere il pagamento per l'alloggio non deve essere sproporzionato rispetto al reddito, l'abitabilità, e qui appunto lo spazio non deve soltanto offrire una protezione contro freddo, vento, caldo, ma anche non deve essere strutturalmente precario, perché non deve non deve provocare rischi, non deve trasmettere malattie, insomma la salute degli abitanti deve essere garantita. Deve essere facile l'accesso al diritto dell'abitazione da parte delle categorie più svantaggiate, deve essere collocato vicino a luoghi di impiego, servizi sanitari, scuole, altri servizi sociali e rispettare l'ambiente culturale. Si è interrotta forse la connessione. Mi dispiace interrompere questo discorso che era molto interessante di Sara.
Forse, aspettando che lei si riconnetta, posso passare la parola a Laura. Salve. Allora anch'io ringrazio tantissimo H0 per aver organizzato questa occasione di confronto veramente molto interessante. Per quanto riguarda la domanda, intanto ci tengo a precisare che l'autocostruzione familiare, cioè l'autocostruzione che propone Aria Familiare, comunque è un'autocostruzione dove ci sono tutte le figure professionali, specialistiche che richiede il processo edilizio in via ordinaria. L'unica cosa che cambia è che al posto dell'impresa abbiamo volontari. E quindi diciamo nell'autocostruzione familiare l'architetto mantiene il suo ruolo, che io in generale comunque vedo un po' come un ruolo di facilitatore con specifiche competenze, che traduce in linguaggi estetici, tecnici, culturali di volta in volta, a seconda del progetto, i bisogni e le aspirazioni della committente. L'architetto svolge un ruolo importante di coordinamento tra le varie figure professionali che collaborano ad un progetto, un po' come potremmo dire un direttore d'orchestra o un regista. Nell'autocostruzione però all'architetto vengono richieste grandi competenze tecniche e relazionali, in quanto il cantiere, come dicevo prima, non ha a che fare con delle imprese specializzate, ma con delle persone che non hanno conoscenze professionali specifiche. Quindi il suo impegno è anche quello di rendere chiara, semplice, alla portata di tutti la comunicazione dei contenuti. In questo contesto è fondamentale anche che l'architetto tenga un po' a bada il proprio ego, nel senso che per cantieri partecipativi, nei progetti partecipativi, comunque bisogna saper coniugare l'ascolto, i bisogni collettivi. Appunto questo è l'approccio partecipativo, quindi grandi capacità di ascolto e comunque diciamo deve sapere anche portare avanti il suo legittimo e indispensabile ruolo di conduzione del processo che gli compete e non deve mai abdicare a questo ruolo. Quindi grandi doti comunicative e un grandissimo sforzo di cooperazione delle parti. Esattamente, sì, che insomma come architetti abbiamo sempre una grande carica propositiva e creativa in questo caso, per questo ci tenevo a rimarcare il ruolo di facilitatore, no? Perché io mi occupo anche di facilitazione e di partecipazione pubblica con l'associazione Comunità Interattiva, che ho contribuito anch'io anche a questa associazione di cui sono cofondatrice, e nei percorsi pubblici, nei percorsi di coinvolgimento della cittadinanza, la capacità di ascolto è molto importante, tant'è che le mie colleghe ogni tanto chiedo loro di tenermi a bada, perché ogni tanto l'architetto viene sempre fuori e invece le soluzioni devono sapere emergere dalla cittadinanza e non chiaramente da chi conduce il percorso. Quindi questi due ruoli così un po' in parallelo che vanno avanti, però trovo che si arricchiscano reciprocamente, perché appunto capacità di ascolto è una capacità che qualunque architetto in realtà dovrebbe avere come bagaglio personale per ascoltare il committente. Mi viene in mente una domanda così a bruciapelo, ma voi nella vostra associazione fate anche dei percorsi di formazione agli architetti che si avvicinano ad Aria Familiare proprio dal punto di vista della comunicazione, della capacità dell'ascolto? È diciamo, un tema che ci stiamo ponendo questo, perché effettivamente ci rendiamo conto che non è sufficiente essere dei bravissimi architetti, ma bisogna coltivare anche queste doti che si imparano anche chiaramente, e quindi è importante che nei cantieri di Aria Familiare si avvicinino dei tecnici che sono comunque che intendono poi predisporsi all'ascolto, predisporsi a diciamo, a questo approccio che è particolare. Bene, grazie. Sara, volevi concludere il discorso su... Io volevo soltanto dire che fondamentalmente penso che abbia già detto tutto Laura, nel senso sono pienamente d'accordo, era quello che intendevo dire, era proprio questo arricchimento reciproco tra l'abitante e l'architetto. Credo che di nessuno dei due si possa fare a meno, nel senso non sono per l'autocostruzione senza nessun tipo di guida, non sono però per il progetto calato dall'alto, quindi in realtà sono perfettamente d'accordo con Laura.
E è importante anche che altre discipline intervengano nella questione del progetto partecipato, come antropologia, sociologia, insomma ci sono parecchie figure professionali che devono rientrare e che possono aiutare, soprattutto nel caso di comunità come quelle brasiliane delle favelas, che sono comunità molto particolari, in cui c'è anche una grande coesione tra gli abitanti, e c'è anche però una grande mancanza di fiducia nei confronti dell'esterno, anche se e anche e soprattutto quando si tratta dell'università, per esempio. Io sto lavorando in questo quartiere che si chiama Anglo, che è un'occupazione della fine degli anni 90, e trovare un dialogo, riuscire a trovare un dialogo con alcuni abitanti è difficile, perché loro sono abituati a progetti che magari spesso non vengono portati avanti, vengono magari dimenticati nel tempo. Perché? Perché magari ci sono dei tagli all'università, il progetto non può continuare perché ci sono delle cause di forza maggiore, ma loro ovviamente sono un po' disillusi da questo punto di vista, quindi riuscire a entrare nel dialogo con loro è la cosa più difficile e più importante fondamentalmente. Mm-hmm. Benissimo, mi ricollego a una cosa che hai detto mentre parlavi, quindi a certi valori di appartenenza, solidarietà, mutuo aiuto che probabilmente sono molto presenti nella favelas brasiliana che dicevi tu, però insomma sicuramente sono anche un po' il tratto distintivo dei cantieri di costruzione di area familiare. Penso ad esempio ai volontari in cantiere, spesso vicini o parenti, che magari scoprono il valore del riscoprono il valore del tempo dedicato, gratuito, magari scambiato con altri servizi, o perché no la formazione tecnica sul campo. Quindi mi chiedo se è vero che un progetto possa in qualche modo costruire una comunità, e se debba anche aspirare a farlo, o sono dei processi che poi si innescano spontaneamente, e se è vero appunto che un progetto ben pensato e ben strutturato poi può costruire un senso di comunità. Sarebbe interessante approfondire con come queste comunità poi hanno reagito anche a questa grave crisi mondiale che abbiamo tutti vissuto. Quindi se potete raccontarci di esperienze nel caso della favela o nel caso di case che sono state costruite qui in Italia, poi in questo senso di comunità che ha un po' coeso le persone che hanno partecipato, come si è reagito rispetto a questa situazione. Grazie. Allora, scusate, parto io perché non so mai quando devo parlare. E quindi no, volevo dire che è proprio così, nel senso l'autocostruzione, che poi in brasiliano si chiama anche mutirao, che sarebbe mutuo aiuto, è un termine che designa un processo di lavoro basato sulla cooperazione in cambio di favori. Quindi c'è la grande festa che corona la fine del lavoro, in cui fondamentalmente la grande festa è una piccola retribuzione del lavoro offerto, poi il resto della retribuzione è l'offerta di nuovo lavoro per un nuovo mutirao. È un'attività che viene realizzata tra amici, vicini, parenti, nei giorni di festa, e a discapito, cioè assorbendo tutte le risorse economiche disponibili, e a discapito purtroppo del soddisfacimento di altre necessità, proprio perché le risorse economiche potrebbero servire per soddisfare altri bisogni, perché le ore di festa e di fine settimana potrebbero essere usate per lo svago. Quindi è vero che si crea comunità, ma comunque l'autocostruzione in molti paesi non è una scelta ma una necessità. Per quanto riguarda l'importanza di questa comunità, nel caso dicevi dell'emergenza sanitaria, mi viene in mente il caso della favela di Paraisópolis. Praticamente è una favela della zona sud di San Paolo, ed è molto famosa perché le sue immagini fanno vedere bene come la non relazione tra un quartiere di lusso che è a ridosso della favela e la favela che è a ridosso di questo quartiere di lusso, separati da un grande muro. La favela nasce da un vecchio lotto che doveva essere destinato ad abitazioni di lusso, che viene occupato. Quindi fondamentalmente a Paraisópolis la comunità ha deciso di creare, in tempi di pandemia,
uno Stato all'interno della favela, cioè di autotutelarsi. Quindi fondamentalmente i leader comunitari di una comunità, si parla di 100.000 abitanti, hanno praticamente scelto dei volontari che sono stati circa 420, chiamati presidenti di strada, ognuno dei quali ha come riferimento, cioè il riferimento di 50 case. E ogni presidente di strada ha alcuni compiti, come sensibilizzare il cittadino, monitorare il residente, inoltre anche educare al riconoscimento delle fake news, che è una cosa assolutamente importante, soprattutto in questa epoca di pandemia, distribuire le donazioni in entrata, impedire di generare agglomerazioni durante le consegne degli alimenti, durante le consegne delle maschere, chiedere aiuto. E inoltre hanno a disposizione un paio di ambulanze e 2 scuole statali sono state cedute dalla segreteria d'Educação per ospitare 500 posti letto per chi ha sintomi da coronavirus. E, insomma, come si dice, il treinamento, insomma l'educazione di questi volontari è avvenuta inizialmente di persona, dopo la quarantena vengono istruiti online. Ed è una cosa che funziona fondamentalmente. Loro riescono comunque ad avere il controllo all'interno della situazione, gestendola tra di loro, grazie proprio a questo forte senso di comunità fondamentalmente che si crea all'interno di una favela. E 360 altre comunità di favelados stanno utilizzando come ispirazione il caso di Paraisópolis. Quindi sì, secondo me in generale il senso di comunità è una cosa che noi abbiamo un po' perduto e probabilmente riesce fuori soltanto in casi di comunità molto piccole, oppure in casi anche di disastri naturali, viene fuori, diciamo, il senso di comunità, il senso di mutuo aiuto, ma fondamentalmente in queste comunità è molto forte, quindi qualcosa che noi potremmo decidere di imparare, di prendere esempio da questo, ed è molto forte, si vede proprio anche da questo esempio, soprattutto in una situazione di emergenza sanitaria. Mm-hmm. Beh, molto interessante, emerge fortissimo quindi anche la capacità di auto-organizzarsi. Assolutamente, la capacità, la resilienza pure di queste persone, quello che in Brasile viene chiamato jeitinho brasileiro, sarebbe il modo di fare brasiliano, che è sempre un modo di adattarsi alle contingenze, quindi di riuscire a cavarsela, di riuscire, quindi fondamentalmente la resilienza, la capacità di adattamento. Laura, non so se tu hai qualcosa da aggiungere. Sì. Sicuramente l'esperienza italiana è diversa. Quindi... È diversa, ma diciamo può avere dei punti di contatto. Bisogna pensare che all'origine della fondazione di Area Familiare ci fu la casa di Vanessa e Riccardo, una coppia romagnola che si buttò nell'impresa di autocostruire la propria abitazione coinvolgendo amici, vicini, simpatizzanti delle costruzioni in legno e paglia. Ed ecco, lì sperimentammo una cosa che quando Vanessa e Riccardo l'andavano raccontando nei vari incontri o convegni a cui venivano invitati, suscitava ilarità. Gli intervenuti dicevano: ma come? Perché la gente dovrebbe venire a costruire gratuitamente la casa a voi? Già, perché? Il fatto è che questa cosa inspiegabile accadeva ed ha continuato ad accadere e a potenziarsi durante tutto l'arco del processo di cantiere, che è durato circa 4 anni. Col passaparola da tutta Italia c'era un continuo flusso di persone che andavano a Conselice a costruire la casa in cambio di ospitalità e condivisione. Questa casa è stata costruita dalle mani di centinaia di volontari che poi si affezionavano, ritornavano, e cioè, questa dinamica ha rivelato un grande bisogno diffuso, un bisogno di condivisione, di fare comunità, di ricostruire legami, di voglia di ritrasmettere un sapere pratico, un saper fare, un bisogno di conoscersi nello sperimentare e nel fare. La grande inclusività di questi cantieri ha messo a fianco generazioni diverse, provenienze territoriali diverse,
dalle Alpi al Mar Ionio, dal ragazzino appena diplomato al professionista di lungo corso che voleva capire la tecnica, dall'artigiano stanco del cemento che era incuriosito dai materiali naturali alla vicina di casa in pensione che si metteva a disposizione per cucinare. Nei cantieri di Aria c'è posto per chiunque, perché il lavoro di accoglienza e di cura dei volontari, di custodia del cantiere richiede persone che se ne occupino e così si sentono parte di un processo. C'è posto anche per il disabile o per il ragazzo con lo status di rifugiato che si forma per imparare un mestiere. E con il Covid naturalmente i cantieri hanno subito una trasformazione perché sono cantieri a tutti gli effetti e quindi devono rispettare i protocolli di distanziamento e quindi le lavorazioni ora si portano avanti con pochi volontari, non si possono creare assembramenti, quindi diciamo tutta la parte conviviale che è molto presente nei cantieri di autocostruzione è rimandata ad altri tempi. Però per rispondere alla domanda direi che questa modalità è quella che ogni volta che c'è stata una crisi nella storia è emersa in qualche modo e che ne pensino alcune scuole di pensiero, è la collaborazione, non la competizione che permette di affrontare e superare le crisi. Ed in questo senso vedo l'autocostruzione, l'autorecupero, il riuso come pratiche collettive generative dove le interazioni umane, lo scambio, il confronto sostenuto da questo percorso di pratica comune diventano degli incubatori di innovazione sociale ma non solo. In questi cantieri sono nate tante amicizie, tanti nuovi progetti, tanti percorsi, collaborazioni, ma anche sono nate piccole imprese, ragazzi che sono venuti a imparare un mestiere e che poi hanno preso con le loro gambe, hanno creato una piccola cooperativa, un'impresa. E questa non può che essere una risposta creativa alle crisi, che sia il Covid o qualunque altra sfida che ci si presenta davanti. Molto bello questo racconto che ci hai fatto. E beh, adesso lasciamo un po' la parte romantica, diciamo, di tutti questi aspetti e andiamo un po' più sul pratico. Quindi mi ricollego a delle cose che hai detto tu in questo intervento e quindi mi sembra di capire che, cioè, anzi, sicuramente è così, l'esperienza di Aria familiare è sicuramente legata a una certa ricerca sia sui materiali che sulle tecnologie e a basso impatto ambientale ovviamente. Quindi voglio capire se vorrei che approfondissi un po' questo aspetto e poi sicuramente chiederei a Sara di raccontarci un po' qual è l'esperienza invece in Brasile, perché ovviamente immagino che ci sia una differenza anche all'interno dello stesso paese a seconda per esempio delle diverse condizioni climatiche, no? E anche ambientali, quindi per esempio in Italia so che sono stati sviluppati dei sistemi ad hoc, essendo zona sismica, facili da realizzare anche in cantieri di autocostruzione. Quindi mi chiedo se invece in Brasile sono state studiate delle soluzioni specifiche rispetto ai fenomeni ambientali più diffusi lì, quindi alluvioni e non so, altri che poi ci racconterai tu, Sara. E niente, una considerazione personale che sicuramente è condivisa, insomma, immagino che sono convinta che sia corretto guardare alle soluzioni tecnologiche e architettoniche locali e soprattutto tradizionali per avere le risposte che nella pratica moderna forse in alcuni casi sono state dimenticate in favore di materiali e più economici, più veloci nella messa in opera, e quindi anche forse un commento a riguardo. Prego, forse facciamo cominciare Laura in questo caso, Sara? Sì, ci sto. No, io sono soltanto terrorizzata da questo computer che è la seconda volta che si spegne. Ma ho notato che entri e esci, però fino adesso tutto bene, insomma. È intrigante la domanda di Samantha, l'ultima. Intanto parto dal discorso ecologico. All'origine di Aria ci sono i cantieri in bioarchitettura di Edilpaglia. Siamo nati da lì, diciamo, Aria è una costola di Edilpaglia, questa associazione che si occupava di costruzioni in legno e paglia.
E quando abbiamo scritto lo statuto dell'associazione, la visione che abbiamo condiviso è stata quella dei 3 principi della permacultura: prendersi cura delle persone, prendersi cura della madre terra ed effettuare un'equa ripartizione delle risorse, che è stato il nostro modo di tradurre la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. A valle di queste premesse c'è naturalmente un impegno olistico nel legare ad esempio il tetto alla terra, quindi l'autocostruzione anche a pratiche di autoproduzione, cioè dall'uscire un po' da quella cliché di consumatore perfetto in cui ci siamo trasformati un po' tutti, no? Quindi recuperare, stimolare nell'autocostruttore la necessità, il bisogno, ecco, di riuscire a provvedere in modo autonomo il più possibile ai propri bisogni. Quindi poi nella progettazione di queste case c'è l'attenzione al chiudere i cicli, a non sprecare. In genere si utilizzano materiali a chilometro zero. Abbiamo ospitato durante le nostre assemblee anche degli artigiani che lavorano con le segherie mobili per far conoscere agli autocostruttori e ai tecnici la possibilità di ricavare legname da costruzione dai boschi circostanti. Gli intonaci in terra cruda spesso vengono ricavati dalla terra di scavo delle fondazioni. L'acqua piovana viene recuperata. Per lo smaltimento dei reflui si va ad autocostruire sistemi fitodepuranti, le cui acque poi vengono recuperate per gli orti o per i frutteti che stanno intorno all'abitazione. In questo approccio è chiaro che si deve avere un atteggiamento che mette molto in gioco il progettista e il direttore dei lavori. Ci devono davvero credere nell'autocostruzione, perché se già non bastassero le molte responsabilità che gravano a cose normali sulle proprie spalle, qui nell'autocostruzione i grattacapi e le responsabilità si moltiplicano, perché comunque deve essere asseverata e certificata una costruzione che non è fatta di materiali standard e marchiati ICE, no? Col marchio, diciamo, regolamentato dall'Unione Europea, che prevede le dichiarazioni di conformità di prestazione. Anzi, spesso questo è un percorso sperimentale, è un percorso faticoso ma molto interessante, perché ti riporta all'artigianalità del mestiere, all'arte del costruire. E venendo alla domanda che hai posto sul contesto, Samantha, cioè una sfida ancora aperta, questa la sento proprio a livello personale, una mia battaglia, diciamo, personale anche all'interno di questa associazione, è quella della contestualizzazione tipologica di questa abitazione, in quanto specie le costruzioni in paglia sono giunte a noi dalla tradizione anglosassone e quindi si portano dietro un immaginario che è un po' nordico e un po' elfico, mentre invece alle nostre latitudini il compito del progettista e dell'architetto in particolare è quello di far emergere il genius loci e di collocare l'edificio in un contesto anche storico, culturale, quindi progettando edifici che sappiano mettersi in dialettica armoniosa con le tradizioni costruttive locali. Quindi è una sorta di autocritica che fai alla stessa all'attività della tua... No, diciamo che in generale c'è questo entusiasmo per la casa, insomma, con quell'immagine, no? Soprattutto quando è in terra cruda e così elfica, che però non ha legami col nostro territorio. Quindi, diciamo, io mi batto per cercare di, anche con questi materiali che magari non fanno parte della tradizione locale, ecco, di riprodurre delle tipologie che si contestualizzino. In Italia abbiamo anche la tradizione della terra cruda in alcune regioni, quindi non è una cosa totalmente estranea, e anche della paglia in un certo senso, però ecco, è un'ottima, diciamo, un'ottima tecnologia, soprattutto perché dal punto di vista sismico risponde molto bene, quindi può essere un'innovazione nel nostro contesto territoriale, però dobbiamo chiaramente declinarla con la nostra cultura. Beh, immagino sia una sperimentazione sempre in divenire, no? Quindi consolidata forse una certa tecnologia, poi si passa a sperimentarne altre, insomma, sì, anche un augurio. Ci sono già giovani architetti che stanno proponendo cose molto interessanti anche con queste tecnologie. Sara, invece non so se questi argomenti sono ugualmente discussi nei contesti degli insediamenti spontanei in Brasile, e se sì, in che modo, con quali pratiche? Allora,
Vabbè, considerando che si tratta di autocostruzione fondamentalmente nelle favelas in contesti urbani, quindi i materiali che vengono procurati per la costruzione delle case sono materiali che provengono dal mercato, perché sono i più accessibili di altri materiali, magari quelli naturali, e sono in quanto prevalentemente quartieri urbani e spesso vengono utilizzati scarti della città. Per esempio nell'autocostruzione in zone urbane inizialmente si crea la baracca mettendo materiali di scarto uno con l'altro, mano a mano si va consolidando la baracca con una costruzione più fissa utilizzando mattoni, solitamente mattoni forati. Insomma, sono tutti materiali che a disposizione nei negozi di materiali di costruzione più vicini, perché il trasporto pesa comunque nel bilancio economico. Quindi c'è da dire che non c'è assolutamente da parte si è persa quella coscienza, quella cultura rurale dell'autocostruzione con materiali naturali, assolutamente. E quindi nel momento del contesto urbano non c'è più quella sapienza, diciamo, di utilizzo dei materiali naturali. Io, per esempio, quando sono andata, parlo ovviamente del mio caso, nel quartiere in cui lavoro, che è il quartiere anglo, la terra, io ho sperimentato, la terra ho preso dei campioni, non è assolutamente adatta a costruire. Avere una terra adatta a costruire sarebbe farla venire da lontano, trasportarla, insomma, con un costo che non ha senso. Fondamentalmente nelle ricerche anche che fa l'università e insomma nell'applicazione dell'assistenza tecnica da parte di alcune assessorie tecniche che si occupano di migliorie abitative, si usano materiali di scarto come ausilio per la miglioria ambientale, la miglioria climatica di queste case. Ad esempio, io sto studiando alcune ricerche che utilizzano il Tetra Pak come isolante di bassa emissività per la copertura. Ci sono parecchie ricerche che parlano di questo, come effettivamente, soprattutto per contrastare il grande caldo, rivestire la copertura al di sotto di quella che solitamente è una copertura di fibrocemento, che è quella più comune all'interno delle favelas, più facile da maneggiare, per loro è un prodotto finito che loro prendono e utilizzano. Al di sotto di uno strato d'aria c'è questo strato di Tetra Pak, riesce effettivamente a migliorare notevolmente il clima interno. Nel progetto che stiamo facendo nel percorso della mia ricerca, noi effettivamente ci occupiamo di migliorie abitative e soprattutto migliorie climatiche, perché nel quartiere in cui lavoro ci sono alcune case che sono state ripristinate sono state sostituite da di un programma statale, cioè un programma federale in realtà, che si chiama Programma di Acceleração do Crescimento, che dotò alcune famiglie, 94 famiglie nel caso del Pacchi Anglo, 94 famiglie di una casa che sostituisse la casa precaria in cui loro vivevano. E queste case presentano un deficit climatico molto accentuato, soprattutto d'inverno in realtà. Quindi la mia ricerca consiste nel trovare, attraverso l'utilizzo di materiali di scarto, di materiali di riciclo, di materiali naturali, di trovare dei dispositivi bioclimatici che possano aumentare le prestazioni dell'involucro della casa. Quindi in realtà sto studiando questa opzione del Tetra Pak per le coperture. Fino ad adesso mi ha dato degli ottimi risultati per il clima estivo, non tanto per quello invernale, che purtroppo nel Rio Grande do Sul, dove io mi trovo, a Pelotas è molto rigido l'inverno, quindi è un problema assolutamente da risolvere. Inoltre c'è da dire che in queste comunità comunque utilizzare materiali di scarto per migliorare le abitazioni potrebbe essere difficile, perché è difficile convincere che un materiale di scarto che magari è brutto da vedere possa davvero risolvere i loro problemi. E quindi per esempio nel nostro caso il Tetra Pak andrebbe nascosto dal loro controsoffitto di PVC che loro già hanno, di modo da non avere quell'idea di povertà, insomma, che può dare questo strato di alluminio a vista. Per quanto riguarda le condizioni climatiche, tu facevi una domanda sull'adattabilità dell'architettura alle condizioni climatiche.
Il Brasile, per esempio, in questo caso è diviso in 8 zone climatiche, quindi è piuttosto variabile. Vabbè, è un paese enorme, quindi chiaramente ogni zona ha una sua caratteristica. La zona del Rio Grande do Sul, che è la regione sud del Brasile, insieme allo stato del Paraná e Santa Catarina, è una zona di clima temperato con inverni rigidi e estati calde. Ed è dominato dalla pampa, che sono queste enormi praterie, lo stesso clima fondamentalmente dell'Uruguay e del nord dell'Argentina. Per quanto riguarda l'architettura vernacolare di questi luoghi, essa è andata fondamentalmente perduta, cioè la cultura indigena è stata completamente rimpiazzata dall'architettura coloniale, quindi rimangono alcune costruzioni di zolle di terra impilate, che loro chiamano torroes. Oppure di derivazione coloniale c'è la taipa de Mao, Pau a Pic, che sarebbe la nostra pinza, fatta però con rami piuttosto che con canne di fiume. Questa però risale al periodo coloniale portoghese. Poi in seguito in questa zona del Rio Grande do Sul ci sono state le invasioni di italiani, tedeschi e polacchi. E le favelas sono solitamente zone a rischio frane e alluvioni, nel senso molto spesso, mi viene in mente il caso di Rio de Janeiro, sono insediamenti che si inseriscono in questi luoghi di risulta, che sono luoghi di risulta perché non è possibile costruire in questi luoghi. Al di là di altri casi come San Paolo, che invece sono zone periferiche, è un'altra situazione, quella di Rio sono territori scoscesi, soggetti a questo tipo di disastri. Quindi storicamente si costruiva su palafitte, ancora oggi si costruisce su palafitte laddove non... ovviamente le case, tutte quante le azioni di migliorie in questi luoghi prevedono la sostituzione delle case che si trovano in condizioni più precarie, quindi costruite su canali oppure in territori particolarmente franabili, vengono sostituite con case dislocate un po' in una zona un po' più sicura della stessa favela. Per quanto riguarda la terza domanda, scusatemi, sto un po' dilungando, se abbiamo, cioè noi abbiamo la responsabilità, secondo me, di dialogare e spiegare alla popolazione la bontà di alcune soluzioni con materiali naturali, e qui secondo me rientra il ruolo dell'università, perché l'università, soprattutto in Brasile, che ha una parte di insegnamento, una parte di ricerca, ma una parte di rapporto con le comunità, cioè è fondamentale questo lato dell'architettura brasiliana, l'estensao, che significa il lavoro con le comunità, sono fondamentali in questa missione, tra virgolette, missione di dialogare, spiegare alla popolazione che in effetti ci sono delle condizioni di vita che possono migliorare grazie anche all'utilizzo di materiali poveri. Questo è. Bene, grazie del contributo. No, mi viene da dire che in realtà quel genius loci che citava prima Laura in questo caso è perfettamente applicato, perché rispetto al contesto di una favela, chiaramente non avendo i materiali naturali, perché essendo in un contesto urbano, nell'ottica di riciclare quello che uno ha, poi comunque si arriva a soluzioni anche virtuose, come nel caso appunto del Tetra Pak, no? Cioè si può arrivare anche a soluzioni virtuose. Sì. Invece una cosa che non sapevo, perché non avevamo parlato, questa del dislocamento, no? Quindi mi sembra un'operazione un po' violenta questa del dislocamento, cioè non so voi che ne pensate anche rispetto alle esperienze italiane post-sisma, cioè questa idea di prendere delle persone che vivono e che hanno tutta una serie di relazioni e di vincoli pure con il contesto, se spostarle altrove, cioè... No, allora... il vostro commento. In Brasile, per esempio, questa cosa della dislocazione, della rimozione delle favelas non viene più applicata. Le favelas sono integrate solitamente, vengono regolarizzate attraverso processi di regolarizzazione fondiaria. Quando parlavo di questa cosa delle case più a rischio, intendevo che per esempio nel quartiere appunto dove lavoro io sono state eliminate le baracche sul fiume e sono state costruite nello stesso, poco più lontano, ma nello stesso quartiere, all'interno della stessa rete sociale, altre case che fossero più strutturalmente più adeguate.
In generale il dislocamento non è assolutamente una cosa fattibile, nel senso proprio perché rompi dei legami sociali, perché rendi tutto difficile. Quando prima venivano fatte le rimozioni delle favelas, venivano dislocati in luoghi periferici, quindi le persone non erano più vicine al luogo di lavoro e fondamentalmente occupavano un altro terreno e quindi si dislocava automaticamente la favela crescendo da un'altra parte. Quindi il problema non si risolveva fondamentalmente, quindi in realtà per fortuna diciamo dagli anni '80 che non si fanno più rimozioni e dislocamenti di favelas e si opera in un'altra maniera. Per questo aspetto qui vorrei solo dire una cosa che mi sta a cuore, che noi abbiamo diversi soci che vivono nel cratere sismico in Abruzzo, Marche, nella zona dove c'è stato il terremoto, e qui c'è veramente un vulnus aperto, perché il dislocamento qui c'è stato, interi paesi sono stati smembrati, comunità sono state le persone portate appunto, come sappiamo, in altri luoghi. E Area Familiare aveva cercato un dialogo, ecco, anche con il commissario alla ricostruzione, con il governo, per cercare di mostrare una possibile soluzione, che era quella appunto di poter ricostruire in modo abbastanza veloce e senza costi per lo Stato, diciamo, dei moduli in legno e paglia, per poter accogliere le persone in attesa appunto che poi potessero ritornare ad autoricostruire, o comunque hanno proposto anche un'autoricostruzione. Purtroppo qui è entrato in gioco il centralismo della gestione del post terremoto, che ha impedito di poter appunto fare in modo che queste soluzioni fossero anche solo prese in considerazione. A tal proposito, forse rispetto alle strategie un po' politiche che intervengono per forza di cose in queste situazioni, una domanda che rivolgo specificatamente a Laura, perché essendo oltretutto la talk in italiano, mi immagino che il nostro pubblico sia per la maggior parte italiano, quindi poi ci si chiede sempre sì, ma praticamente come si può fare legalmente, perché credo che nell'immaginario comune l'autocostruzione si rifaccia un po' a un certo grado di informalità, e anche poi ovviamente nella pratica è stato anche spesso poi legato a un certo grado di illegalità. E quindi se da una parte credo che si cerchi un po' in qualche modo si cerchino dei vuoti normativi all'interno dei quali poter fare tutta una serie di sperimentazioni che poi anche accennavamo prima, però poi dall'altra non è di certo intenzione di nessuno realizzare degli illeciti, quindi so che appunto la Toscana è stata un po' una regione apripista e che rispetto alla normativa, e che comunque delle cose sono state fatte. Quindi la domanda è strumenti legislativi e strategie politiche, a che punto è l'Italia e soprattutto che cosa dobbiamo auspicare, e se ci sono delle cose che invece, cioè delle cose positive del modello italiano che possiamo trasmettere anche all'estero, e delle cose che dobbiamo assolutamente importare da altri paesi che magari sono più avanti rispetto a noi. Sì. Un dato ufficiale che è stato pubblicato nel 2017 mi colpì molto, mi sembra su Lavori Pubblici, una rivista di settore. Diceva che degli oltre 10 milioni di edifici residenziali realizzati in Italia, circa il 41% è stato realizzato attraverso forme di autopromozione e di autocostruzione. Chiaramente questo dato nasconde un aspetto poco edificante. Le forme di autopromozione in Italia sappiamo bene a cosa si riferiscono e ci danno la misura anche di una pratica conosciuta come l'abusivismo edilizio. Ora, prescindendo da ogni giudizio di valore e senza entrare nel merito, una cosa mi interessa sottolineare è il dato antropologico di questa notizia, e cioè quella che siamo un paese, un popolo che sa arrangiarsi, che non ha perso la manualità,
Tutti noi ricordiamo un nonno, uno zio che si sono costruiti da soli la casa, magari autorizzata, però ecco, con le proprie mani, un bene di famiglia tramandato con orgoglio. E quello che è rimarchevole è che siamo un paese dove l'autocostruzione era una pratica familiare almeno fino al secondo dopoguerra. L'Italia rurale ancora conserva forte questa memoria ed è pronta ad accogliere quella che io chiamo una retroinnovazione, cioè è una cosa antica. All'origine dell'abitare c'è l'autocostruzione, quindi è un'innovazione, ma nella tradizione. Ci siamo dimenticati noi di autocostruire perché c'è stata la specializzazione del lavoro. Quando io e il mio compagno nel 99 ci siamo messi a ristrutturare la nostra casa in autonomia, in comune non fecero nessun problema, montammo il ponteggio, facemmo i lavori in copertura senza ostacoli. Gli ostacoli, diciamo, che io preferisco chiamare sfide, in Italia sono intervenute nel 2008 quando giustamente con il recepimento delle direttive europee sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la riorganizzazione di tutta la normativa nel testo unico, diciamo ha fatto in qualche modo ha reso più difficile poter portare avanti in autonomia questa pratica. Anche qui diciamo c'è un attimo un dato antropologico, cioè in altri paesi europei anche senza leggi specifiche sull'autocostruzione questa pratica è accettata, perché secondo me in ogni caso il panorama normativo è meno denso e stratificato e il principio di responsabilità è più chiaro rispetto a un paese come il nostro dove c'è un'immane selva di norme settoriali che produce un risultato opposto a quello paradossalmente di garantire un buon funzionamento degli iter costruttivi e finisce per agevolare l'impasse burocratica. I dipendenti della pubblica amministrazione, invece di riconoscere al professionista che propone un percorso sperimentale la responsabilità di farsi carico di questo processo in prima persona, vengono presi diciamo da un senso di ansia da cavillo, non si sentono garantiti, temono di andare di mezzo loro stessi e essere coinvolti in caso si verificassero dei problemi. Questo è un aspetto veramente diciamo perverso, no? Di come funzionano le cose nel nostro paese, ma non credo che noi possiamo risolvere questo problema che è proprio diciamo una visione, una mentalità della realtà, quindi la riconduco all'antropologia. Con Aria cosa abbiamo cercato di fare per superare questo problema? Abbiamo cercato di coinvolgere fin da subito, in fase precoce, quando si voleva realizzare un progetto, abbiamo coinvolto tutti gli enti che di volta in volta dovevano essere interpellati per le autorizzazioni o piuttosto che per la vigilanza. E questo coinvolgimento comunque anche diciamo con la regione stessa non l'abbiamo fatto con l'atteggiamento di chi va a chiedere il permesso di esistere, no? Perché eravamo un gruppo di cittadini ben consapevoli che il proprio obiettivo era quello di dare una risposta ad un bisogno collettivo e quindi diciamo in piena sintonia col diritto costituzionale sancito dall'articolo 118 che afferma la sussidiarietà orizzontale. La cosa potente di questo articolo è che dichiara che la pubblica amministrazione, laddove cittadini competenti e organizzati sono in grado di rispondere a dei bisogni collettivi che sono rimasti inevasi dallo Stato, hanno il dovere, quindi la pubblica amministrazione ha il dovere di sostenerli anche attraverso la semplificazione burocratica. Questo è quello che abbiamo fatto, chiedendo alla Regione di collaborare società civile e amministrazione pubblica per aprire una via all'autocostruzione attraverso un percorso che si è attivato dal basso da tutta una serie di associazioni insieme ad Area Familiare che ci tenevano a fare l'autocostruzione e il risultato è arrivato velocemente con questa delibera di giunta regionale 251 del 2015 perché c'è stato un riconoscimento del valore di questa proposta, riconoscimento reciproco che questa strada rispondeva ai bisogni sia della società civile che della pubblica amministrazione e per la prima volta in Italia c'è stato il riconoscimento che nei cantieri potevano agire delle associazioni di volontariato e non solo delle cooperative edilizie, perché l'autocostruzione in Italia si poteva fare fino al 2015 anche nella forma della cooperativa edilizia, che però per noi non era né sostenibile né socialmente né economicamente. Quindi diciamo che questo percorso che noi abbiamo fatto è stato un percorso caratteristico della nostra realtà italiana dove appunto c'era questo tipo di ostacolo.
All'estero, ripeto, forse per una visione che individua meglio le responsabilità del professionista, probabilmente questo principio lascia più libertà nell'autocostruzione, anche se non ci sono delle norme specifiche. Ho capito. Bene, innanzitutto grazie di questa panoramica sicuramente molto utile per tutti quelli che insomma erano curiosi e chissà vogliono anche accingersi alla pratica. E quindi avviamo verso la conclusione, io rivolgo la mia ultima domanda a Sara e poi possiamo passare brevemente alle domande che sono arrivate dal pubblico nella chat di YouTube, che ho dimenticato di dire all'inizio che era uno dei mezzi con i quali il nostro pubblico poteva appunto rivolgere a voi. Comunque sono arrivate, quindi in conclusione ve le rivolgo. Sempre una riflessione riguardo se ci sono delle strategie politiche o normative in Brasile per regolamentare alcune delle situazioni che però sono già consolidate. Perché come ci hai raccontato anche tu, in Brasile come in moltissimi altri stati del Sud America è probabilmente una condizione diffusa in tutto il, di nuovo, cosiddetto sud del mondo, no? Quindi vastissime aree di insediamenti spontanei realizzati appunto in autocostruzioni che però negli anni si sono consolidate e conformate come quartieri, pezzi di città e sono state poi inglobate nelle metropoli, pur rimanendo però aree marginali di degrado sociale, tagliate fuori dal tessuto urbano con proprio anche barriere fisiche. Quindi c'è una situazione diciamo diversa che è molto consolidata e quindi mi chiedo se sono in atto se esiste una normativa che punta a regolamentare o normatizzare queste aree e se dal tuo punto di vista è positiva o no e cosa possono fare architetti, ricercatori, università, cosa nel 2020, qual è l'approccio giusto rispetto a queste realtà che sicuramente vanno in un certo senso anche per alcuni aspetti anche preservate, cioè ci saranno sicuramente delle cose che vanno comunque protette. Allora, vabbè, prima di tutto volevo riflettere sul fatto che non è sempre la città che ingloba questi luoghi, ma sono a volte questi luoghi che entrano e si prendono spazio nella città, per esempio come il caso di Rio de Janeiro. Poi ovviamente sì, la separazione tra favela e città è comunque a volte molto netta, come ad esempio nel caso di Parasopolis, c'è proprio un muro che divide. Detto questo, la risposta alla domanda, alla prima domanda in realtà, nel senso alla domanda sì, esistono delle regole, delle politiche sistemiche per riqualificare questi luoghi, esistono, sono esistite sempre a partire dagli anni 80, come dicevo prima. È da considerare che il Brasile è stato sotto la dittatura militare dagli anni 60 agli anni 80. Quindi fine dittatura, cioè prima della fine della dittatura militare, diciamo, la politica era quella di repressione. La repressione e eliminazione del problema attraverso la distruzione di queste favelas che poi venivano automaticamente ricostruite in altre zone. In seguito, soprattutto a partire dagli anni 80, quindi con la fine della dittatura, si comincia ad avere un atteggiamento diverso che non è neanche soltanto di tolleranza, ma è proprio di riconoscimento e legittimazione. I primi programmi, ci sono dagli anni 80 in poi innumerevoli programmi, magari anche non solo a livello federale, ma soprattutto a livello statale, perché ricordiamo che il Brasile è una federazione di stati e gli stati hanno dei poteri molto forti. Però inizialmente erano, diciamo, date risorse limitate, erano anche puntuali, erano soprattutto puntuali, non avevano un aspetto programmatico. Soltanto in seguito, a partire dagli anni 90, nascono dei veri e propri programmi federali a sostegno delle politiche abitative dei governi locali, con alcune amministrazioni un po' più illuminate.
Per quanto riguarda la situazione attuale, come ho detto, dal 2007 è nato questo programma di accelerazione di crescimento portato avanti dal governo Lula per promuovere lo sviluppo economico del paese. In questo programma, che è diviso in due fasi, che è il PAC 1 e il PAC 2, ci sono parecchi assi di investimento divisi in modalità, divisi in programmi e azioni. Uno degli assi di investimento è quello dell'infrastruttura sociale, in cui è inserita la modalità urbanizzazione di assentamientos precarios, quindi urbanizzazione e insediamenti precari. E attualmente fondamentalmente il programma Pacchi Anglo di Pelotas rientra in questa modalità. Attualmente comunque la prima azione per queste realtà è quella della regolarizzazione fondiaria. La regolarizzazione fondiaria, quindi riconoscere la legalità di questi luoghi, quindi dotarli anche di infrastrutture e renderli parte della città. Quindi parte dal presupposto che la casa regolare è una condizione essenziale per la realizzazione di tutti gli altri diritti costituzionali. La regolarizzazione fondiaria fondamentalmente ha dei benefici per la popolazione, ma dei benefici anche per la prefettura. La popolazione ovviamente non ha più il timore di essere sfrattato da un momento all'altro, di essere cacciato da un momento all'altro, quindi hai la sicurezza giuridica del tuo lotto, la sicurezza di una compravendita e la fornitura dei servizi e delle infrastrutture. Per quanto riguarda la prefettura, aumentano le persone che pagano le tasse, previeni dei danni ambientali, perché nel momento in cui regolarizzi riesci anche a risistemare le situazioni più a rischio, la possibilità di accedere a dei finanziamenti, compi la funzione sociale della prefettura, che comunque è tra i suoi obblighi, e acquisisce voti. Fondamentalmente il processo della regolarizzazione fondiaria quindi è un processo che ha a che fare con una grande ricerca, inizialmente l'identificazione di questi luoghi che non sempre sono alla luce del sole, possono sorgere dalla sera alla mattina, insomma sono occupazioni che solitamente si parla di case che nascono alla mattina all'alba, i terreni vengono occupati di notte e vengono costruite le prime baracche all'alba, quindi insomma identificare quali sono le situazioni. E analizzare la situazione degli abitanti, fare i rilievi, registrazione socio-economica delle famiglie e in seguito il piano urbanistico. Poi c'è anche da dire che c'è una legge che vorrebbe assicurare l'assistenza tecnica per le migliorie in questi insediamenti informali che non è raramente applicata, nonostante ci siano delle ONG che lavorano proprio su questo. Ce ne sono alcune che sono molto famose, che sono nate negli anni 90 e sono ancora in vigore, cioè sono ancora attive. E, per esempio per Abiru, Usin, Ambiente e Architettura, ce ne sono parecchie e questi, diciamo, la legge dell'assistenza tecnica è del 2008, ma già a partire dagli anni 80 ci sono esperienze di mutirao autogestito. Per esempio a San Paolo ci sono stati negli anni 80 circa in poco tempo 45 cantieri di autocostruzione autogestiti da questa cooperazione di famiglie che contrattavano un'assessoria tecnica che facesse l'assistenza tecnica proprio e potevano avere accesso a dei finanziamenti, insomma comunque è una pratica che viene anche portata avanti da un altro punto di vista, quindi non solo dal favelato, ma anche dal governo. In questo caso fu la prefettura di San Paolo che promosse questi Mutiroes. Per quanto riguarda quello che possono fare le università, allora, e soprattutto la domanda che mi interessava molto era che avevi fatto è cosa si può prendere da queste esperienze, cioè cosa si può conservare di questi luoghi. Allora, io volevo citare qui un libro che consiglio a tutti di procurare su internet perché c'è il PDF scaricabile, è in portoghese ovviamente, comunque si chiama Estetica da Ginga e parla proprio dell'estetica delle favelas. E ne parla attraverso l'opera di un artista che diciamo, si appassionò di un modo di vivere della favela di Manguera, entrò a far parte della favela di Manguera e produsse un'infinità di lavori ispirati ai valori estetici delle favelas. In questo libro praticamente l'autrice distingue
il frammento, il labirinto e il rizoma come tre figure che spiegano l'evoluzione di una favela e l'estetica di una favela. Quindi il frammento perché le baracche e le case delle favelas sono frammentarie, sono piene di materiali eterogenei, sono in continua evoluzione, in continuo adattamento. Tutto dipende dal caso, tutto dipende dagli avvenimenti, dai materiali trovati, e anche nel momento in cui la casa è in mattoni è in continua evoluzione. Quindi l'architettura delle favele è frammentaria. Questi frammenti insieme creano un labirinto. E il labirinto, per esempio, la cosa importante che mi viene in mente è il fatto che non si vuole tanto riconoscere l'estetica di queste favelas, nonostante nelle favelas è nato il samba, nonostante nelle favelas nascono alcune delle manifestazioni religiose e culturali più importanti, icone della cultura popolare brasiliana. Nasce per esempio il candomblé, il carnevale. Il carnevale è una cosa, un prodotto del morro, è un prodotto delle favelas. Quindi lei fa questo paragone molto interessante sul fatto che camminare in questi labirinti all'interno delle favelas è un po' come sambare, e quindi il passo che lei chiama ginga, che è il passo base del samba, è anche il passo base della capoeira, e per questo il libro si chiama Estetica da Ginga. Inoltre, come ultima cosa, lei dice che le favelas si diffondono sul territorio proprio come un rizoma, quindi la crescita è come quella del mato, come quella della foresta, si diffonde e entra nella città formale anche attraverso le relazioni che gli abitanti hanno con la città formale, dato che spesso sono impiegati domestici, hanno comunque un lavoro formale all'interno della città e vivono in maniera informale. Quindi diciamo, da questi, io credo che calare un progetto dall'alto in questi luoghi non è assolutamente fattibile, quando invece potremmo imparare da questa conformazione architettonica e urbanistica che è in continua evoluzione. Una mappa di una favela è impossibile da realizzare se non attraverso lo studio di continue foto aeree, perché è continuamente modificabile, è un luogo dove tu ti puoi perdere se non hai qualcuno che ti guida. È interessante come evoluzione urbanistica, nel senso è proprio il contrario della città, non c'è il progetto, quindi la mancanza di progetto crea questa urbanistica molto particolare. Non lo so, è sicuramente quello che le università dovrebbero fare, cercare di entrare in questa ottica, cioè vedere cosa si può prendere di questa evoluzione continua, di questo stile di vita precario in realtà. Benissimo, grazie. Allora, purtroppo ci siamo dilungati un po', quindi sono costretta a saltare la parte delle domande, però tutte attinenti a cose che abbiamo detto durante la nostra conversazione in maniera spontanea. Quindi mi chiedevano del ruolo dell'architetto rispetto all'autogestione, alla partecipazione, quindi abbiamo risposto all'inizio. Mi chiedevano di esperienze che sono state un po' forzate nei contesti sudamericani e lei ha appena raccontato tu. E poi mi chiedevano appunto se fosse necessario, se questa sperimentazione sia in Italia che in Brasile dovesse guardare solo all'architettura tradizionale o potesse anche a questa domanda, credo che abbiamo già risposto. Quindi io chiuderei la nostra conversazione qui, è stato molto interessante, abbiamo detto tante cose che sono sicura che non è facile ascoltare nelle tavole rotonde italiane, quindi sono estremamente contenta che avete portato la vostra esperienza. E vorrei salutarvi, ringraziarvi e vorrei anche ricordare a tutto il pubblico che ci segue da casa che il prossimo appuntamento è confermato martedì prossimo alle 18. Parleremo di soluzioni bioclimatiche nel clima mediterraneo. Avremo due ospiti, la portoghese Tania Teixeira e l'italiano Domenico Pullino, che mi permetto di ringraziare in diretta, è il regista di tutto questo, quindi la prossima settimana sarà fuori, cioè davanti alle telecamere, non dietro, quindi niente, vi ringrazio, spero che insomma anche per voi sia stato piacevole. Grazie, è stato un piacere, molto interessante, è stato un onore. Ciao a tutti. È stato molto bello. Ciao.